Ciao ragazzi, oggi vorrei analizzare più da vicino insieme a voi questo carico TQVT, che può essere anche un MLTL, poi vedremo meglio perché. È un carico particolare, anche un pochino difficile da simulare, soprattutto con programmi di simulazione gratis, quelli classici free. Ok, ce ne sono ovviamente, ma sono a pagamento. Quindi per un appassionato, insomma, è cosa difficile, insomma, anche perché acquistare un simulatore, insomma, che non costano poche lire, ok? Nel fare questa sorta di viaggio attraverso il TQVT, voglio presentarvi anche un mio progetto nella quale ho fatto uso di questo tipo di carico e ne approfitto perciò, che ho presentato oltretutto nel lontano settembre del 2023 in questo incontro che abbiamo avuto con amici appassionati, autocostruttori per quanto riguarda diffusori e non solo, che spero rifaremo presto in questa bellissima sala, anche se non era ideale per questi tipi di eventi, ma si è comportata abbastanza bene, che spero rifaremo presto, ok? Allora, in questo progetto ho utilizzato come Twitter l'HTP260 di Ciare, queste sono le curve di risposta e modulo di impedenza, un medio cupulo l'HM500, idem, risposta in frequenza col suo modulo, qua ci sono anche le dimensioni volendo, e il famigerato woofer HVB200, curva di risposta e modulo di impedenza. Ok? Dalle simulazioni che ho fatto di confronto tra un TQVT e un bus reflex ho notato subito delle piccole differenze, a volte anche non piccole. Qua possiamo vedere che la risposta in frequenza è più o meno simile, ok? Abbiamo un F3 a circa 38, anche qua. Anche la MOL nel TQVT c'ha qualche dB in più, niente di sostanziale. Per quanto riguarda invece il modulo di impedenza c'è una bella differenza, ma quella sostanziale è il volume impiegato. Qua abbiamo 80 litri e qua ne abbiamo 50, grosso modo, quasi la metà, perché la metà è 40 e qua siamo a 50. Ok? Una bellissima differenza. Infatti, utilizzando 81 litri, quindi diciamo grosso modo questo, con il TQVT siamo arrivati alla bellezza di flat quasi a 30. Impressionante, ok? Ovviamente gli ingombri, cioè le dimensioni del box erano inaccettabili per un ambiente domestico, quindi siamo rimasti su questi volumi, ok? Come dicevo, il TQVT, come anche l'LM e l'TL, è sostanzialmente una variante della trasmissione line, una TL, qua si vedono le varie TL che si possono avere, dritte, eh, queste qua che hanno un'espansione negativa o positiva, con l'offset e con la camera di compensazione, di adattamento che dir si voglia. Ok? Il TQVT potreste trovare anche una cronica diversa, TQVP, dal suo creatore di Odin nel 1930, Paul Voigt, ok? Che l'ha ideato. Nella fattispecie c'è da fare una precisazione. Il TQVT di VoIP faceva uso di una porta classica, mentre quello odierno, diciamo aggiornato ai giorni d'oggi, fanno uso sia l'LMLTL che il TQVT di un condutto reflex, come in questo caso. Questo è nella fattispecie un TQVT, quindi è sempre una linea di trasmissione accordata al quarto d'onda, ok? Nella quale è presente in linea di massima all'estremità della linea un condutto reflex, ok? Che termina con condutto reflex.
Qua ci sono le varie varianti con compensazione con camera chiusa, compensazione con camera ventilata, con doppio reflex e così via. Qua abbiamo il tapered urn, ok? Quindi la linea tappata, che anche è una bellissima efficienza, di quale ho fatto il progetto e vi presenterò a breve, ok? Come vi stavo accennando, la differenza sostanziale tra un TQVT e un MLTL è la posizione del driver. Nel TQVT il driver è posizionato parlando di questa ripiegata nel primo tratto che si va a espandere, ok? Mentre l'LMRTL, come nel nostro caso, il driver è nel tratto grande, quello che già si è espanso, quindi l'espansione è negativa in questo caso. Ok? Qua c'è il TQVP di Paul Voigt, scusate, che fa uso della porta classica aperta, quindi di un molto più grande, e il driver è posizionato circa alla metà, se non alla metà precisa, mentre nel TQVT e nella MLTL a secondi casi oscilla dal 0,33, quindi un terzo della linea, allo 0,25, ok? Sia per quanto si tratta una linea che va in espansione positiva, sia quando va all'espansione negativa. Questo è sostanziale. Qua è messo a confronto variando solo le dimensioni del box, quindi avendo una linea quindi allungata con espansione che può essere negativa o positiva secondo il driver dove è posizionato come nel nostro caso precedente, e si vanno a analizzare la disposizione modale i moduli all'interno che si sviluppano partendo da quella dalla prima, quindi la fondamentale, fino alla quinta, ok? 1, 2, 3, 4 e 5 e cambia moltissimo come si può vedere il classico parallelepipedo mm? E qua invece una forma tipo trapezoidale, ok? La distribuzione modale all'interno è nettamente diversa, ok? Per quanto riguarda lo sviluppo della linea, che può avere un'espansione o meno, e con il condotto reflex, questo tipo di evoluzione va a interessare anche la legge di Bernoulli per quanto riguarda i fluidi, l'aria è un fluido, ok? E l'equazione di continuità, ovvero conservazione della massa. Questa trattazione matematica e fisica la faremo eventualmente in un secondo momento se ci sono degli interessati. Mi fate sapere e approfondiamo, ok? Quindi ho proceduto a una prima simulazione partendo dalle curve fornite dal fornitore, in questo caso Share, e la simulazione effettivamente era abbastanza, mi è piaciuta, era accattivante, come si può ben vedere, ok? Ho realizzato il box perché avevamo, come ben ricordate, una posizione obbligata per quanto riguarda il woofer, ok? Perché ovviamente l'offset è importante per accordare la linea, ok? Quindi questa posizione era obbligatoria e ho cercato un offset ideale per quanto riguarda il midrange e il tweed, che qua sono riportati. Queste sono misure esterne considerando tavole da 1,8 cm, 1,9 cm, che poi non fa questa grande differenza secondo poi chi fornisce le tavole, ok? Come vi stavo anticipando, il driver è nel tratto grande, nella sezione più grande, che va a restringere, quindi ha un'espansione negativa. Qui potete notare il condotto reflex che era posizionato nel primo tratto, quello più stretto, poi in ultima analisi ho deciso di posizionarlo qua, che è diciamo la parte eh, più esterna alla linea, quella grande, ok? Questa è la posizione migliore perché varia molto e di non poco, ok? Qui si possono vedere le varie fasi di costruzione del box, qui è senza la volta, diciamo, la piega, qua piega
ed è un po' molto importante anche questo. Qua il dosaggio del fonoassorbente. Qui non è riportato precisamente perché poi alla fine ho dovuto inserire 3 strati di poliestere per abbattere un pochino una stazionale che era abbastanza persistente, ok? Qua il montaggio dei woofer. Qui ho deciso di creare questo supporto vuoto all'interno nella quale ho sistemato il crossover, ok? Perché non c'era spazio nel box, che poi è molto caruccio anche. A me è piaciuta questa idea di creare questo piccolo supporto, ok? Dalle risposte ormai possibili sul box mi sono fatto aiutare da Xsim per realizzare il crossover, e questo è quello che è uscito, ok? Qua si vede eh, la pendenza perché stavo spostato, avevo il microfono in asse al mid range, quindi la parte più alta, quindi avevo una piccola perdita sulle altissime sul Twitter, ok? Questa invece, una volta realizzato il crossover, sono le misure effettive ad un metro, ok? Come anche la simulazione stava presentando, stavamo quasi a 40, e questi sono i vari incroci, non molto distanti da Xsim e volendo, non molto distante anche da Boxsim. Qui c'è la data del quando stavo simulando. Eh, allora, come suona? Io ho dato un'impostazione molto live al diffusore, come si può anche vedere dalla risposta. Le medie sono abbastanza in evidenza. Per chi non ama questo tipo di ascolto può dar fastidio. Ma si possono attenuare semplicemente perché c'è una resistenza all'ingresso diciamo, del ramo che interessa il mid range, quindi si può attenuare tranquillamente. Ma l'impostazione è prettamente live, a me piacciono molto le medie, e quindi sono presenti, molto presenti, anche perché è un 3 vie. Il TQVT è molto efficiente in bassa frequenza, quindi energia in bassa frequenza ce n'è in abbondanza. Se non sono presenti le medie, potreste avere un suono un po' troppo smorto o vattato, ok? Se fosse stato un 2 vie, allora sì, ma nel caso delle 3 vie, la risposta in potenza deve essere abbastanza equilibrata. Bene, io mi fermerei qua, metterò in link tutto il necessario. L'unica cosa che non metterò in descrizione è il filtro crossover, ok? Quello per chi fosse interessato alla realizzazione di questo progetto me lo deve chiedere in privato, è disponibile la mia email, perché voglio seguire da vicino la realizzazione, perché ho notato che il 50% delle persone che ha provato a realizzare qualche mio progetto ha commesso qualche piccolo errore. Grande no, piccolo sicuramente, il che ha inficiato sulla qualità. Ora, diciamo, non c'è da meravigliare se qualcuno riceve delle critiche sui propri progetti, vengono criticati i più grossi brand, GBL, Bose e quant'altro, voglio dire, figuriamoci se ci si può meravigliare che non venga criticato un progetto di Pasquale Di Benedetto, è chiaro che sì, però se è un errore, insomma, è cosa da evitare, ok? Ci possono essere dei gusti, ovviamente, sì, però l'errore, insomma, può suscitare qualche grossa delusione, meglio evitare. Siccome ho visto che il 50% commette qualche errore, io preferisco così, insomma, se c'è qualche interessato me lo chiede, sarò felicissimo di fornire il crossover e di seguire passo passo poi la realizzazione di questo progetto. Spero di aver fatto cosa gradita, come dicevo mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima, ciao!